Siete mai stati in uno dei palazzi del KGB, ovvero i servizi segreti dell'Unione Sovietica? If you won't sign the paper, we will kill not only you, but also... Beh, è dove andremo oggi, assieme al mercato centrale, armi e delirio vario. Oh, sorry, we are from Italian television. Benvenuti nel secondo episodio dedicato alla Lettonia. Quindi, 3, 2, 1... Allora, siamo in ritardo per la visita al museo del KGB perché l'Uber ci diceva che arrivava tra 17 minuti e siamo a 7 minuti. Io spero che ci fanno fare comunque la visita anche se in ritardo, perché gli abbiamo lasciato 45 euro. Ma che sfaccismo! Amore, secondo me tu dovresti smettere. Cosa? Con la drogas. Hello, we have buy the ticket for Yeah, tour starts from the main exhibition right now. Okay, thank you. You're also for I- the guided tour, yes? Yeah. Yes, Yes, you're welcome inside. Thank You have you. tickets? yes. Everything's fine, you're welcome. You're allowed to take photos, film, make videos and so on, and also if you have any kinds of questions, you're welcome to ask them any time. Ok, siamo riusciti ad arrivare in tempo per la visita guidata. Ci hanno chiesto i biglietti senza effettivamente controllarceli e hanno iniziato l'introduzione alla visita. Allora, non vi farò vedere la visita completa perché se no vi spoilererei tutto quanto in caso voi decideste di andare a visitare il museo del KGB, ma vi farò vedere comunque qualche highlights. Photos in front of you, taking out a knife and starting to cut out part of your thumb, we're all to come by one, saying, we will start with you and continue with them if you won't sign the paper. Strangling these people, taking your fingers inside the door, taking the door, slamming them inside like this, saying, will you sign the paper? If not, once again. Beating with a chair, with a lamp. Where are you from? Latvia. Soviet Latvia. No, the Republic of Latvia. All your property is confiscated. You will never have a normal life. Change direction. Louder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Huge tunnel in the wall. Why it was made as a tunnel so that they could not only see you but also listen to what are you talking inside over here. Take a look at the texture walls have all around over here. It was made so that nobody could scratch messages inside them, write any kinds of messages, I've been here and so on. These bits were done in a bucket like this, emptied only once a day in the morning. Imagine people had diarrhea, dysentery, skin infections, scabies, all kinds of horrifying vomitings and so on, done in a bucket like this, emptied only once a day in the morning. These people beat on the door saying, please, call on the nurse. The nurse came inside and asked in Russian, "А что за проблему?" La guida era molto brava e recitava bene la parte. Il palazzo in sé è stato quasi interamente lasciato come in origine e per tutto il tempo della visita si riuscivano a percepire tutte le vibes che volevano farti percepire, ovvero ansia principalmente. Se decidete di venire qua, ricordatevi di prenotare in anticipo il tour guidato, al costo di 15 euro per un'ora circa di esperienza. Molto interessante. E adesso proviamo ad andare al Museo Nazionale. La cosa divertente è che questo microfono non funziona, è per il meme. Molto bello il museo del KGB comunque, è proprio non è un museo, è un'esperienza immersiva.
Apoteka Riga è la numero 1 al mondo, meglio di molte farmacie norvegesi e italiane. Passo la linea allo studio, Giona Folador, grazie. Eccoci, bentornati in studio con Giona Folador, adesso vi daremo le notizie principali. Siamo a Riga, Latvia. Ottimo, grazie Giona, linea allo studio. Allora, a parte che ho dimenticato il cappello e ho dei capelli bellissimi, raga, c'ho io sfortuna. No, forse non è il periodo migliore per organizzare un viaggio, perché l'ennesimo museo ci ha rimbalzato. Cioè, oggi avremmo dovuto vedere 4 musei tipo, e ne abbiamo visti uno, quello del KGB. Fa niente, oggi non moriamo sicuramente per non aver visto i musei, però Lettonia è bella, fredda, ci sono tipo meno 5 gradi ora, ma bella. Basta. Oh, sorry, we are from Italian television. Ok, quindi i piani di oggi sono svampati, quindi ora penso che rientriamo a mangiare una roba e poi ci riposiamo perché siamo un po' stanchi, e domani proviamo a visitare tutto quello che è visitabile. Allora, questa seconda giornata è stata relativamente poco produttiva, o meglio, fuori camera ho fatto un po' di giri, siamo andati fuori a mangiare, a bere, a fare serata, però diciamo che 3/4 delle cose che mi ero programmato di vedere non le abbiamo viste, un po' perché erano chiuse, un po' perché siamo arrivati in ritardo, un po' per l'orario natalizio, anche se io avevo guardato su internet e in realtà dicevano tutti che il 23 dicembre tutto era aperto, ma a quanto pare non è così, e proviamo domani. Cioè domani l'itinerario prevede cose che non possono chiudere, quindi domani sicuramente andrà in porto. Cercheremo anche di recuperare magari qualche museo che non abbiamo potuto fare oggi, sperando di trovare qualcosa aperto, poi vedremo domani. Andare a letto in Lettonia fatto, fare una riga no! A casa abbiamo incontrato 2 ragazzi di Pesaro e il ragazzo fa vlog anche lui, quindi vai, sponsorizzati pure. Allora, seguite tutti Denis Carreti, grande amante del mondo, grande viaggiatore. Viaggiare è la soddisfazione più grande. Giorno 3, buongiorno. Speriamo che questa giornata almeno vada in porto. Sta nevicando, vera atmosfera da 24 di dicembre, perché oggi è il 24 di dicembre e ci siamo svegliati tardi, perché ieri sera ho incontrato per caso un altro ragazzo italiano, cioè albanese in realtà, ma che vive in Italia, che anche lui ha un canale, ve lo lascio qua sotto, andate a seguirlo. Allora, comunque ora stiamo andando a fare un giro di ricognizione mentre Lower fa i suoi fabbisogni personali, e poi oggi diciamo l'itinerario è quello di andare a visitare tutto quello che c'è in città, sculture, chiese, le cose che non necessitano di un orario d'apertura o di chiusura, così che non rimaniamo fregati come ci è capitato fino ad adesso. Raga, questo vince il prezzo più basso del prezzo più basso. Non ho mai visto qualcosa che costa così poco. 4 centesimi di euro per 5 pacchi di fiammiferi. E ok, siamo arrivati. Allora, questa zona di Riga innanzitutto è molto più est Europa del centro. Mi piace anche un po' di più, cioè non è che mi piace di più, però è un po' più vera, insomma, un po' meno cornice. Comunque, quelli che vedete alle mie spalle sono dei vecchi hangar di aerei che erano utilizzati nella seconda guerra mondiale, e oggi non hanno più gli aerei, non hanno più la guerra,
ma al loro interno potete trovare una food court, dello street food insomma. A lato di questi hangar comunque c'è il mercato centrale e trovate un sacco di roba. Oddio quanto miele, costa pure poco in realtà. Ecco amore, È quello il caco. il caco, quello che dico io è così. Hai. Lo vuoi provare uno? No. Da tenere in mano. Can I have just one of this? Comunque raga, allora abbiamo comprato un caco, ok? Voi avete notato questo switch che c'è stato nel tempo? Cioè quando ero piccolo i cachi erano sempre questi qua molli, ok? Ora invece al supermercato trovi praticamente solo cachi mela che fan cagare, cioè che non è che fan cagare, però sono molto peggio rispetto a questo. Ho fatto una ricerca, tieni un secondo che ho le dita congelate. Ho fatto una ricerca e in pratica i supermercati hanno iniziato a prendere i cachi mela invece che i cachi normale perché sono più facili da stoccare, ne puoi impilare una montagna e tenerli lì al supermercato rispetto ai cachi molli che se li impili insomma fai un disastro. Il problema è che palle, cioè la praticità, la vendita di massa ha influito sulla bontà del prodotto. Ok, comunque le informazioni diciamo non erano completamente corrette. Non è che c'è uno street food dentro, ma c'è proprio il mercato centrale e gli hangar in pratica sono divisi in sezioni. Tipo adesso siamo stati nella sezione del pesce, qua siamo nel vestiario, infatti scarpe, borse, in realtà ci sono anche tipo quadri e artigianato. Probabilmente nell'altro hangar ci sarà la carne, fuori ci sono le verdure. E è un grande mercato centrale molto bello. Ne ho visti tanti di mercati coperti in giro per il mondo. Questo è uno dei più belli. È proprio grande, ben fornito, non puzza di marcio, anzi la roba sembra super di qualità. Tra l'altro, come a Danzica, a nord della Polonia, ci sono un sacco di prodotti fatti con l'ambra, perché tutta diciamo la parte baltica è una delle più grandi produttrici mondiali, cioè è una delle zone in cui viene estratta, se così si può dire, ambra. Quindi se venite in queste zone è molto comune trovare un sacco di prodotti fatti con l'ambra. Ieri abbiamo trovato dei saponi, anche delle candele e niente, info di servizio. Ok, in questa parte effettivamente c'è dello street food, ci sono un sacco di posti per mangiare. Penso che mangeremo qualcosa a breve. Allora, abbiamo preso un po' di robe, tra cui un caco, appunto, e dei peperoncini sott'aceto tipo. Proviamo. Delicati questi peperoncini. Buono. Questa sarà una buona schimicata. Picchiano dopo. Abbiamo preso questo formaggio. Ora lo sbusto. Mi ispirava perché era quello più scuro di tutti, cioè sembra proprio un bel formaggio stagionato. Quindi lo sento da qua. Buono. Di Buono. parmigiano. Sembra tipo parmigiano Poi pecorino. Lower ci ha rimediato un coltellino. Assaggiamo un petit bout. Raga, questo è esattamente parmigiano stagionato. Buono, questo qua è proprio parmigiano. Abbiamo pagato formaggio e peperoncini 4,60 € il formaggio. 4 euro il formaggio e tipo 1 euro i peperoncini. Tutto molto bello.
Ora stiamo tornando comunque verso la città vecchia per cercare qualcosa da mangiare. Allora, ci siamo fermati a mangiare in una pizzeria, abbiamo detto proviamo la pizza lettone e abbiamo ordinato il vino tradizionale lettone, ma poi abbiamo capito che non è vero vino, è vino fatto col rabarbaro, non con l'uva. Quindi ora ci apprestiamo a assaggiarlo. Guardate il colore rosino, sembra un rosé. Buono, sembra vino normale leggero. Allora, sono arrivati i piatti. La caprese e l'hummus di Jennifer sono belle, buoni, sembrano buoni. La nostra pizza margherita ha un paio di critiche già solo a vederla: ai pomodorini e al pesto. Vedete, questa è la margherita lettone. D'altra parte posso dire che a vedere bordo e roba si vede che è stata fatta ora. Ora assaggiamo. Allora, è molto meglio di tante pizze che ho mangiato, ma c'è qualcosa che non va. L'impasto. L'impasto. È come se fosse quasi pasta sfoglia l'impasto. Però non è malvagia, cioè va giù bene. Considerando che in Norvegia, dove viviamo, una margherita la paghi sui 20 euro. 6 euro sono... va bene, dai. Prendi e porta a casa. Gelato Italia. Italia, la pizza della mamma, ma che cosa? Allora, il video ufficialmente sarebbe dovuto finire qua, ma visto che 2 giorni seguenti sarebbero stati poco carichi di contenuti e saturi di ignoranza, ho deciso di mettere la fine del viaggio direttamente in questo video. Prima di continuare ricordatevi di iscrivervi, lasciare un bel like, condividere, commentare soprattutto, è molto importante, perché tutto questo è una roba che vi prende 2 secondi letteralmente, ma è anche il carburante del canale. Bene, continuiamo. Tenete giusto presente che quello che vedrete da ora in avanti è la nostra vigilia di Natale più Natale e Santo Stefano. Quindi ci sta che fossimo un po', diciamo, in clima festivo, senza stare troppo concentrati sopra la produzione del video. E dalla Lettonia eccoci catapultati a San Pietro. Non nel senso che siamo morti, non nel senso che siamo dal Papa, ma questa è la chiesa di San Pietro. È una delle più famose in Lettonia e non capisco perché ce ne sono altre che sono molto più grandi e molto più belle, però benvenuti alla chiesa di San Pietro. Ok, dopo la chiesa di San Pietro, alle nostre spalle stiamo vedendo la casa delle teste nere. La casa delle teste nere è un'altra attrazione di Riga. La cosa più importante è che adesso è un negozio di souvenir, molto semplicemente. Nel mentre siamo rifiniti nei mercatini di ieri, solo che c'è un ambiente proprio festoso e ci hanno regalato dello Jägermeister in bottiglia, quindi approfittiamo della serata. C'è odore di salsiccia. Ho conosciuto una ragazza lettone che conosce delle parole italiane. Say the Italian words you know. Hello, I know some words in Italian. Porco cazzo. What else? I know something else as well. Sì, bellissimo. Bellissimo, grazie mille, grazie mille. The next day. Allora raga, ieri è partita un po' niente, quindi i video si sono fermati e oggi è Natale. Siamo in un ristorante bellissimo, buon Natale anche a voi tra l'altro. È anche presto, solo che è già venuto buio fuori, quindi non so se riuscirò poi a continuare
a riprendere, a farvi vedere le cose, però ci proviamo. Cena di Natale finita, siamo Satolli. Comunque Riga mi piace tantissimo, è proprio una cittadina, sembra di essere al paesino ma sei in una capitale. Buongiorno, allora siamo all'ultimo giorno qua a Riga. Come avrete potuto vedere, a differenza magari di tutti gli altri viaggi che faccio dove sono molto carré, come si direbbe in francese, molto rettilineo sui miei itinerari e tutto, questo viaggio un po' che non eravamo da soli, un po' che erano le feste di Natale, è andato un po' alla bella e buona, diciamo. I musei non siamo praticamente riusciti a vederne quasi nessuno. Ieri alla cena di Natale la cameriera si è dimenticata di portarci l'acqua, i piattini, e ha versato tutta la bottiglia di vino rosso nei calici di Jennifer e Lower, e a me no, cioè proprio ha finito la bottiglia. Poi ho comprato dei guanti che ho perso 2 ore dopo, e per finire, per asciugare un guanto abbiamo lasciato il phon acceso in camera e il calore ha bruciato un pezzo di moquette e ci hanno fatto pagare i danni. E adesso siamo entrati in un Narvesen, che è tipo il concorrente di 7-Eleven. 40 minuti dopo più o meno ci siamo accorti che non avevamo più la valigia, questa valigia, quindi siamo tornati al Narvesen e l'abbiamo trovata lì dove l'avevo lasciata, ancora in piedi. E la cosa divertente è che la tipa che lavorava lì non si era neanche accorta che c'era lì una valigia. Niente, l'abbiamo ritrovata. Adesso andiamo a fare una cosa molto divertente. Proveremo a non farci investire innanzitutto, e poi proveremo a completare, diciamo, l'itinerario, visto che non siamo riusciti a farlo nei giorni scorsi. E tra l'altro siamo arrivati al punto di pick up e ci hanno detto: no, ma oggi per Natale non veniamo a prendervi, dovete venire voi. E quindi adesso niente, prendiamo un Uber e andiamo. Come avete visto siamo andati a sparare, è stato molto bello, la Jenny pure ha sparato, ha retto i fucili, tutto bene. Niente raga, ce la facciamo più, dobbiamo tornare a casa, stiamo tornando a casa, c'è il volo tra un'oretta più o meno. Ebbene sì, signori e signore, siamo arrivati alla fine di questa mini serie baltica. Ricordatevi di lasciare un commento, i commenti sono importantissimi. Arriveranno video nuovi ogni mese, sto lavorando per portarvi sempre più contenuti, e ragazzi tenetevi pronti che a settembre arriverà la serie più bella che avrete mai visto su questo canale. A settembre, quindi immaginate quanto sto lavorando per il futuro. Questa serie alzerà il livello da qui a qui tipo. Grazie mille per avermi seguito fino alla fine e al prossimo video. Ciao!